Ciao a tutti, il video di oggi è dedicato all'approccio francese della bellezza, che vuol dire freschezza, leggerezza e semplicità. La mia modella di oggi ha una bellezza straordinaria, naturale, e questo video sarà veloce e abbastanza corto perché noi due abbiamo chiacchierato tanto. Questo video è dedicato a tutti quelli a cui piace la bellezza naturalmente valorizzata e può essere anche un look ideale per andare al lavoro. Scrivetemi nei commenti come vi piace questo video e non dimenticate di seguirmi anche su Instagram. Le info potete trovarle nella descrizione sotto il video e adesso andiamo a vedere come ho creato questo look. Inizio il trucco di oggi con 2 strati di crema Embryolisse e un po' di massaggio sul volto, così la pelle si risveglia e diventa più fresca e più morbida e preparata a ricevere la base fondotinta e tutto il resto che userò dopo. Dopo questo adopero un po' di lozione Lightful C di MAC e come illuminante liquido sugli zigomi ho usato un po' di Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Per correggere le occhiaie ho usato un po' di correttore di colore di NARS in colore pesca. È una ottima soluzione per quelli che hanno le occhiaie che sono un po' scure. Dopodiché si può usare il correttore normale. Ho sfumato tutto questo con questo pennello per correttore e poi ho iniziato a coprire le piccole macchie di sole con un correttore solo dove serve e anche negli angoli interni degli occhi. Ho iniziato questo trucco usando la matita nera alla radice delle ciglia. Sfumo questa matita con un pennello per ombretti molto piccolo. Così questo sarà solo una ombra scura vicino alle ciglia. Tutto questo darà un effetto molto raffinato senza essere troppo truccato all'occhio alla fine di questo trucco. Quello che vogliamo avere alla fine di questo trucco è la semplicità, leggerezza e la gioia di vivere che si vede sul volto. Qui sto usando sull'intera palpebra mobile un ombretto in colore beige e poi ho iniziato a scolpire la piega dell'occhio con un ombretto più scuro, opaco, in un colore grigio. Prima lo uso negli angoli esterni, sfumandolo, e poi adopero un pennello pulito per sfumare completamente questo ombretto, così non si vedono i bordi. Ho pulito un po' con acqua miscellare sotto gli occhi l'ombretto che è caduto e poi ho usato un po' di questo mascara Lancôme Idole sulle ciglia. Io ho deciso di usare anche un po' di ciglia finte e questi ciuffetti di Ardell sono veramente ottimi perché hanno un aspetto molto naturale. Qui sto usando la lunghezza più corta, così praticamente daranno solo volume, però non si vedranno. Ora uso un correttore Double Wear di Estée Lauder che mi piace tanto perché è autofissante e perché c'è una ottima scelta di colori. Potete mescolare anche 2-3 colori per avere proprio il colore che volete.
Poi ho usato anche un po' un piccolo beauty blender per sfumare e fissare questo correttore sotto gli occhi, e qui potete vedere immediatamente come dopo il correttore il viso ha un aspetto molto più fresco. Qui sto usando un po' di fondotinta più scuro per scolpire un po' di naso e gli zigomi, e poi anche un po' di un ombretto in colore diciamo marrone medio sotto gli occhi. Sfumo tutto con un pennello pulito per ombretti. Qui sto usando di nuovo il mascara, così posso unire le ciglia finte e con quelle naturali. E poi ho deciso, perché lei ha veramente le sopracciglia spettacolari, di usare un po' di Soap Brow per sistemarle, e poi userò un po' di matita per le sopracciglia solo dove serve. Qui sto usando un po' di cipria sciolta sotto gli occhi, e l'ho usata anche per scolpire un po' il viso sotto gli zigomi. Così questa sfumatura che ho fatto con il fondotinta più scuro avrà un aspetto più presente, diciamo così. Sulle labbra sto usando questa matita da labbra in colore nude di una marca che si chiama Sweet, e dopo questo ho usato anche un rossetto liquido opaco di Gucci. Alla fine sto sfumando di nuovo i bordi dell'ombretto, e questo è il look finito. Spero che vi piaccia e ci vediamo nel prossimo video.